Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video molto interessante perché alcuni di voi mi hanno chiesto: ma dei contratti a selezione, contratti selezione mirata o come cavolo si chiamano, chi devo prendere? Qual è secondo te il giocatore migliore di quel pool da prendere? Beh ragazzi, devo dire che tutti i giocatori sono abbastanza interessanti. Dopo tutto alla fine parliamo di leggende, quindi di giocatori che erano molto forti nella realtà e comunque anche nell'attuale gioco li hanno cercati di ricreare abbastanza fedeli a quello che era appunto la loro carriera, a quella che è stata la loro carriera alla fine quando giocavano. Oggi vi dirò la mia ragazzi e vi farò vedere chi ho preso e quindi che consiglio darvi. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Amazon la conosciamo tutti, Gamivo invece è una piattaforma videoludica nella quale acquistare appunto prodotti videoludici a dei prezzi veramente super scontati. Inoltre a inizio video, come avete potuto notare, avete visto c'è un codice sconto dedicatissimo per voi, appunto, che vi ringrazio, avete scelto di guardare questo video. Quindi niente, chi mi volesse supportare può passare dal link che trovate in descrizione e appunto acquistare tramite quel link. In sostanza sono aperti sempre anche gli abbonamenti per chi avesse piacere di supportarmi in maniera ancora più consistente. Può tranquillamente abbonarsi al canale a dei prezzi veramente irrisori, ragazzi, parliamo di pochissimi euro e io ne sarei fiero, e inoltre sblocchereste per voi dei contenuti praticamente esclusivi dedicati per i singoli abbonati. Andiamo subito ragazzi a vedere il giocatore in questione. Apro e chiudo una piccola parentesi. Oggi ragazzi è uscito questo Yaya Touré che è stratosferico, è un giocatore incredibile. Io non l'ho acquistato, ma perché sapete benissimo che non sono un fan dello shop, nel senso, adesso queste leggende infatti di cui parleremo sono comunque leggende gratuite, di conseguenza non costano nulla, mentre questo Touré purtroppo bisogna spendere le monete, prima quelle che abbiamo guadagnato e poi eventualmente quelle del nostro piccolo portafoglio. Di conseguenza ragazzi io chiaramente non ho nulla in contrario a chi lo fa, però a chi shop ovviamente, perché ognuno spende i propri soldi come meglio crede. E comunque per chi può, questa ragazzi è una gran carta, cioè ha tutto, può fare tutto veramente a centrocampo secondo me, a parte va bene il trequartista, ma secondo me il CC e il mediano li fa veramente in maniera esemplare. Ha tecnica, passaggi, esterno a giro, passaggio calcolato, addirittura passaggio a scavalcare, marcatore, intercettazione e muro. Quindi ragazzi questo li possiamo fare anche due tipi di build, magari li possiamo dare appunto un booster in quel caso in base a che build li facciamo su ad esempio la tecnica, se vogliamo migliorarlo da quel punto di vista lì, o sulla velocità per renderlo ancora più forte, più veloce, come piace a me. I giocatori veloci sono diciamo il mio forte. E ragazzi, una carta che ha già degli ottimi parametri, cioè così sicuramente buildandola, ripeto, facendola più difensiva o facendola comunque più tecnica, ci usciranno due tipologie di carte un pochino diverse fra di loro, però sicuramente molto interessante. Comunque non era questo, questa era solo una piccola parentesi. Chiaramente il nostro video di oggi si concentra su questi giocatori Worldwide Special ragazzi, che si ottengono, per chi ancora non lo sapeva, ma avete anzi purtroppo pochissimo tempo per fare tutto e chiaramente diventa molto complicato. Si otteneva facendo appunto, completando gli altri obiettivi della campagna praticamente in corso. Completando gli obiettivi mano a mano si caricava anche questo diciamo la riga appunto del completamento obiettivo di Worldwide Special, e di conseguenza finalmente siamo riusciti a sbloccarlo. Si completava anche appunto sbloccando prima questi altri qui Worldwide. Praticamente tu ogni tot di, per dire, game oppure eventi, ti sbloccava la possibilità di fare un giro qui, di conseguenza poter pescare più o meno gli stessi giocatori
e dopo appunto un tot di giri finalmente si sblocca questo Worldwide Special. Andiamo a vedere subito, ragazzi, che questi giocatori, io partirò da una mia classifica molto personale, un po' chiaramente per esigenza di squadra, un po' per gusto anche personale. Ovviamente, ragazzi, anche voi dovete fare un po' la identica cosa. Prima di tutto considerate chi vi potrebbe servire di più in squadra, cioè in quale ruolo magari avete più necessità, oppure se siete chiaramente fan in particolare di un determinato giocatore, ovviamente, ragazzi, prendete lui. Però considerate appunto prima, secondo me, l'esigenza principale che avete in squadra. Io purtroppo non ho seguito nel mio piccolo questo consiglio, perché comunque sono Battistuta, anche quando ero insomma, quando ancora giocava, che ero bambino, comunque lo guardavo perché mi piaceva molto come giocava, le sue movenze, era molto molto forte, e comunque questa alla fine, dopo poi la vedremo, è un cartone, quindi è veramente top come carta, e mi sono, diciamo, fatto un po' prendere la mano, anche se comunque attaccanti in rosa molto forti ce ne ho già, però volevo comunque testarlo e provarlo. Sono, ripeto, gratuite, basta completare questi obiettivi. Lo sto dicendo semplicemente per chi magari non lo sapesse, o per chi su questo gioco è nuovo e magari si stava ancora chiedendo come poter fare. E questa è la risposta. Io partirei, ragazzi, da Abbiati. Parto da Abbiati semplicemente per un discorso di ruolo. Abbiati è molto molto forte, un portiere sicuramente molto interessante, portiere offensivo, con la possibilità anche di mettere un secondo booster, quindi, ragazzi, si può rendere veramente insuperabile. Ha già una bella carta così di partenza, però andandoli a guardare, va bene, qui c'è il booster sul portiere, andando a guardare comunque anche l'abilità: traiettoria bassa, rimessa profonda, rilancio del portiere, spirito combattivo. Ragazzi, io direi che se ci mettiamo ad esempio il booster, quello lì del Saracinesca, sicuramente riusciamo a renderlo un portiere veramente veramente top. Ha comunque, ripeto, già così degli ottimi parametri. I portieri però sono magari una cosa un pochino più è un discorso secondo me leggermente a parte, è per questo che sono partito da lui rispetto agli altri giocatori. Poi, ragazzi, io andrei su Giuly. Andrei su Giuly non per un discorso di qualità del giocatore, perché è un giocatore con delle qualità eccelse. Io ce l'ho già, tra l'altro lo vinsi un bel po' di tempo fa, una carta sempre sua, sempre taglia al centro. Adesso non ho fatto il confronto sulle statistiche, ma comunque, ragazzi, vi posso dire che anche la versione che ho io di qualche tempo fa appunto è molto molto interessante. È una carta che ha come booster agilità, doppio tocco, taglia le spalle a giro, rimbalzo interno, controllo di suola, finalizzazione acrobatica, tiro di prima, passaggio filtrante, cross calibrato e astuzia. Ragazzi, non è niente male. Io questa carta lavorerei molto appunto sulla velocità e sul possesso stretto, quindi il controllo palla, il dribbling, cioè lo farei proprio un giocatore di fascia, un dribblatore anzi di fascia, velocissimo, quindi molto difficile da prendere. Magari la finalizzazione, ragazzi, sì, potrebbe essere leggermente trascurata, ma tanto diciamo che comunque è un giocatore più che altro che ci serve appunto per giocare in fascia e non centralmente. Poi ovvio, un piccolo qualche colpettino, insomma, alla finalizzazione gliela darei, almeno portargliela a 83-84 almeno. Poi consideriamo che comunque se abbiamo un allenatore col booster, chiaramente gli darà probabilmente qualche punticino in più, o comunque nell'overall generale della squadra. E ragazzi, è una bella carta. Io non l'ho preso, ripeto, perché ce l'ho già, perché altrimenti mi avrebbe tentato molto. Forma normale, però comunque ragazzi, è una carta che ci può stare. Subito dopo di lui io metto Bergkamp. Anche lui, ragazzi, non è male, è un trequartista, giocatore chiave, quindi per chi stesse cercando un giocatore di inserimento lui può essere molto interessante. Io ho provato su l'applicazione appunto anche una sua build per capire un po' come poteva uscire, e devo dire, ragazzi, che non è niente male. È un giocatore sicuramente che del suo forte fa la tecnica,
con un buon possesso stretto, un buon controllo palla, ideale quindi per chi cerca magari uno smistatore di palloni al centro del campo, comunque insomma un giocatore tra l'altro a forma incrollabile, quindi ve lo troverete sempre volentieri, comunque spesso con la freccia in su. Niente ragazzi, è un buon giocatore che sicuramente si inserisce anche bene. Secondo me va un pochino ritoccato magari sulla velocità, perché 72 in effetti è un po' bassina, però diciamo ecco che lì dipende un po' come lo vogliamo noi. Se lo vogliamo ultra tecnico, quindi li bughiamo notevolmente il discorso tecnico, oppure se magari vogliamo invece un giocatore un pochino più misto, quindi di tecnica e velocità, e di conseguenza magari lasciamo qualche punticino in meno alla tecnica per darlo alla corsa, alla velocità. Sombrero, pallonetto mirato, finalizzazione acrobatica, tiro di prima, passaggio di prima, passaggio filtrante, passaggio calibrato. Quindi ragazzi, come potete notare sui passaggi, anche se non andiamo a forzare tantissimo la tecnica, lui comunque ha già diciamo delle carte che lo aiutano e sicuramente lo potenziano da questo punto di vista. Esterno a giro, passaggi cruciali, quindi sicuramente ragazzi vi farà dei passaggi veramente top, e passaggio a scavalcare. Serpentina come stile di gioco è, quindi ragazzi avete capito un po' che tipologia di carta è. Un bel body type, perché comunque 1,73 per 79 kg è molto molto interessante. Controllo corpo parte da una base di 76, quindi ragazzi è una carta niente male. Se poi ci diamo anche un booster magari su i passaggi, diventa veramente una cosa buggata, cioè top veramente da questo punto di vista. Oppure glielo possiamo dare magari sulla velocità, ecco, qualora decidessimo di farlo un pochino più forte dal punto di vista tecnico. Quindi Julie Bergkamp, scusatemi, abbiati. Io poi subito dopo di loro ci metterei ragazzi Van Buiten. Van Buiten è un giocatore che un incontrista, è 1,97 per 95 kg, sicuramente è una roccia ragazzi, cioè è un difensore che non riesci veramente a sorpassarlo da quel punto di vista. L'unica sua pecca secondo me di questa carta un po' è la velocità ragazzi, e con l'attuale gameplay ho paura che si possa soffrire una carta del genere. Per le caratteristiche che ha ce la vedrei meglio che in una difesa 5, in una difesa 4 a 3 secondo me, per via purtroppo della velocità, diventerebbe un pochino troppo lenta. Certo magari nei cross, nei traversoni sarebbe quasi insuperabile, perché a quel punto, avendo un giocatore 1,97, i vari Coller, i vari Haaland o chi volete voi, sicuramente non dobbiamo più temerli, perché abbiamo comunque un giocatore che è alla loro stazza, ed è la loro stazza, quindi sicuramente ragazzi da questo punto di vista riusciamo a contrastarli bene. Però pecca secondo me dal punto di vista velocità. Ha dei parametri difensivi Chelsea, cioè arriviamo a parametri oltre i 90, sicuramente un 95, però ragazzi come velocità non ci siamo proprio, cioè io ve la sconsiglierei proprio per questo, perché comunque è una carta un po' particolare, ecco, nel senso molto forte difensivamente, però ragazzi lenta, di conseguenza con una mia ipotetica squadra non potrebbe mai giocare, se non dal punto di vista forse contatto fisico, salto, colpo di testa, lì si potrebbe giocare, ma per il resto ragazzi no. Ha comunque delle bellissime abilità: colpo di testa, tiro a salire, rimessa laterale lunga, marcatore, intercettazione, muro, dominio palle alte, scivolata, disimpegno acrobatico, spirito combattivo. Ragazzi è una carta completa dal punto di vista difensivo. Dovremmo semplicemente magari, ecco, a quel punto, dato che dobbiamo aggiungere un secondo booster, mettergli magari un booster sulla velocità almeno, perché ragazzi ripeto, la velocità ormai su sto gioco ha preso il sopravvento, i giocatori sono diventati velocissimi, e avere un giocatore che ha un 80, un 77 di velocità, soprattutto in difesa, ragazzi, rischia che fatichiamo veramente tanto. Quindi ho fatto, diciamo, la mia prima classifica, in cui vi ho detto siamo partiti con Abbiati,
giù lì semplicemente per un discorso di ruolo che ho già identica più o meno la carta. Bergkamp, Van Buiten, o comunque Van Buiten e Bergkamp diciamo rimangono un po' sulla stessa sullo stesso scalino. Andiamo poi invece con Massimo Oddo. Ragazzi, questo Massimo Oddo è una carta che invece rimane un pochino sopra, diciamo, quelle secondo me che abbiamo visto, insieme a Nakata, per poi arrivare al podio invece con gli altri due che vi parlerò dopo. Quindi Oddo, ragazzi, è una carta molto molto interessante, un terzino offensivo per chi stesse cercando appunto un terzino di spinta, sicuramente è una carta interessante, ha una tecnica diciamo discreta, non eccelsa chiaramente, ma da un terzino, ragazzi, non ci possiamo pretendere sicuramente la tecnica di un Pirlo o di un Modric, però ragazzi fa il suo. Peccato che l'hanno fatto solo terzino destro e non magari anche terzino sinistro, perché sarebbe se no diventato veramente veramente interessante. Ha anche degli ottimi parametri difensivi per dire che è un terzino, perché è una carta che secondo me potrebbe arrivare tranquillamente anche a quegli 85-87 più o meno come statistiche. È una carta sicuramente che livellandola discretamente uscirà molto molto veloce con una buona accelerazione, e tra l'altro, ragazzi, c'ha il booster su duelli, quindi di conseguenza comportamento difensivo, contrasto, velocità e resistenza sono appunto migliorati da questo boost. Se ci mettiamo magari un altro booster appunto sulla tecnica, oppure se vogliamo sulla velocità o sulla difesa, dipende un pochino come l'abbiamo maxato, il secondo booster io direi di darlo sempre dopo che l'abbiamo, ragazzi, già buildato, in modo tale da avere più o meno chiara l'idea di come ci piacerebbe avere quella carta, per poi andarla a sistemare ulteriormente con il boost. Le abilità sono svolta secca, passaggio di prima, passaggio filtrante, cross calibrato, molto molto interessante, quindi quando sale, cross piovente veramente top, passaggio a scavalcare, marcatore, intercettazione, scivolata e spirito combattivo. Quindi, ragazzi, comunque una carta abbastanza completa veramente, sia per quanto riguarda il discorso spinta in avanti, quindi con i passaggi e con i cross, però anche per quanto riguarda comunque la fase difensiva con questi parametri appunto, intercettazione, scivolata, spirito combattivo, eccetera eccetera. C'ha tra l'altro la carta come anche crossatore, quindi ragazzi, se vi serve un terzino sicuramente questa è la scelta migliore che possiate fare, perché guardate, mi ha tentato anche a me, io poi alla fine all'ultimo ho scelto Battistuta. Comunque, ragazzi, quello che vi dicevo prima, peccato che può fare solo il terzino destro. Gliela potreste dare voi eventualmente la carta terzino sinistro, però consideriamo, ragazzi, che ha come piede preferito il piede destro, quindi se sale poi chiaramente si va a incontrare con il suo piede debole, che per carità, nonostante abbia precisione piede debole molto alta, non sarà mai comunque come giocare col suo piede forte, ovviamente. Dopo di lui, ragazzi, io al terzo posto metto questo Nakata. Questo Nakata, ragazzi, io avevo una carta iniziale di Nakata di eFootball quando uscì il primo eFootball praticamente, quindi trovai una carta sua molto molto forte per l'epoca, insomma, per il tempo del gioco. E questa carta, ragazzi, è molto molto interessante. È una carta un po' stile Bergkamp, per farci capire, però forse un pelino meno tecnica, ma molto molto più spedita nella velocità, molto più veloce. Nakata c'ha un bellissimo body type, pesa 72 kg per 1,75 di altezza, ha una buona tecnica, parte già da degli ottimi valori. Tra l'altro, ragazzi, è forma incrollabile. Secondo me questa livellata bene veramente diventa devastante, perché possiamo ad esempio fargli la build dal punto di vista magari tecnico e che ne so, dargli un altro booster sulla velocità, oppure fare l'incontrario, magari livellarli bene la velocità e poi magari dargli un altro booster su la tecnica. Ha già quindi gestione del pallone, con dribbling, possesso stretto, velocità e controllo corpo, quindi ragazzi io gli darei un bel boost
a questo punto sulla velocità magari, e di conseguenza li maxerei per bene a quel punto la tecnica e poi gli darei un colpetto con il booster sulla velocità. Veramente interessante. Doppio tocco, a giro distante, tiro di prima, passaggio filtrante, passaggio calibrato, esterno a giro, tornante, riserva di lusso, veramente top. E spirito combattivo, quindi ragazzi rientra, recupera, cerca di recuperare palloni. Se lo fate entrare al secondo tempo gioca ancora meglio, c'ha delle bellissime carte con i passaggi, tira anche abbastanza bene, tiro di prima, a giro da distante, doppio tocco, quindi ragazzi fa anche la famosa crocchetta. Ragazzi, è una carta che se vi serve un trequartista vi direi provate magari una build o a lui o a Bergkamp, però sicuramente lui ha quel qualcosa in più se state cercando un giocatore un pochino più veloce. Se state cercando un giocatore più tecnico, ragazzi, vi direi più Bergkamp, ma perché Nakata fondamentalmente anche quando giocava non è mai stato il top del top a livello tecnico, però sicuramente una carta che lo possiamo rendere comunque anche molto tecnico e anche molto veloce. Molto interessante, mi ha tentato molto questo Nakata, ripeto, insieme soprattutto ad Oddo. Owen, ragazzi, lo escludo tra virgolette, e nel podio va bene perché comunque è molto forte, però l'ho escluso diciamo dalle ipotetiche scelte perché l'ho vinto per fortuna l'altro giorno nel giro gratuito mi ha dato Owen e di conseguenza, ragazzi, io lo escludo chiaramente dalle ipotetiche scelte perché non aveva senso chiaramente prenderne un altro. Owen è una carta molto forte, io questi giorni l'ho testato nell'attuale gameplay, molto veloce, molto rapido, si inserisce molto bene, tecnicamente è un'ottima carta, ma si vede già, ragazzi, dalle statistiche. E forma, tra l'altro, vabbè, forma normale, comunque ragazzi, spesso e volentieri io lo riesco a utilizzare, quindi istinto d'attaccante, che è veramente top, gli possiamo dare poi magari un altro booster sulla tecnica, io vi consiglierei, perché tanto il resto dei parametri ce l'ha comunque molto alto, anche la velocità. Io vi direi magari di dargli un colpetto sulla tecnica o sui passaggi, perché comunque si trova spesso, almeno con i moduli che utilizzo io, a fraseggiare nello stretto, e di conseguenza la tecnica è fondamentale. Colpo di testa nonostante sia piccolino, a giro da distante, pallonetto mirato, finalizzazione acrobatica, colpo di tacco, passaggio di prima, esterno a giro, specialista dei rigori, astuzia e riserva di lusso. Ragazzi, molto forte. Poi vabbè, Owen ce lo ricordiamo tutti, probabilmente quando giocava era devastante, un furetto veramente d'area di rigore, era uno che segnava tanto, e anche qui comunque sono riusciti a ricrearlo insomma abbastanza fedele. Mi piace molto come carta, infatti la porto in panchina. Per Battistuta invece, ragazzi, vi faccio vedere quello che ho praticamente nel mio modulo, o meglio nella mia rosa. Allora vi porto su giocatori, tra l'altro facciamo così, ragazzi, cosa che consiglio di fare a tutti: blocca, in modo tale che anche se premiamo su svincola, per caso non svincola niente. Ragazzi, questa è la build che gli ho fatto io. Questa build, ragazzi, è una build molto interessante che devo testare appunto meglio in campo sicuramente, però sulla carta così, ragazzi, è una build molto interessante. Forma incrollabile, ottimo tiro, c'è una finalizzazione veramente top, velocità 87, accelerazione 87, potenza tiro 92. E ragazzi, adesso ve lo faccio vedere però in campo, perché questa diciamo è la build fatta così com'è, nel senso il giocatore con i valori, e questo però, ragazzi, è mettendolo in campo. Mettendolo in campo mi arriva a 104, quindi non a 103 che dà diciamo anche l'app, mi arriva a 104 poiché gli ho dato praticamente un booster aggiuntivo. È una carta secondo me eccezionale, sono curioso veramente di provarla, tirerà sicuramente delle sassate, perché potenza tiro 96 sicuramente delle mine.
finalizzazione 90, quindi calcia anche molto molto bene. Non è altissimo, perché 1,85 per 73 kg, ragazzi, comunque non è altissimo per dire l'altezza media dei difensori, però c'è anche comunque un bel colpo di testa con 86. Questi sono i suoi booster, io le ho dato agilità come secondo booster, proprio per andare, diciamo, a maxare ancora di più quella che è l'accelerazione, la velocità, il controllo corpo, quindi l'essere messo bene, fondamentale per un attaccante, soprattutto per quando deve trovarsi appunto a fraseggiare. Istinto d'attaccante, ragazzi, è quello che aveva già di suo, dove comunque gli va già a maxare il controllo palla, finalizzazione e accelerazione. Io ho fatto il booster casuale, quindi mi è uscito agilità, però ragazzi vi avrei consigliato eventualmente, se non vi usciva questo, un booster magari sulla tecnica, perché forse sono gli unici valori che andrebbero un attimino magari sistemati, però lo vedrò strada facendo, adesso che magari lo proverò e mi accorgerò se va bene così oppure se invece è da sistemare un pochino. Eventualmente il cambio che vi anticipo andrò a fare sarà magari togliere 1 o 2 punti dalla velocità o dall'accelerazione e li andrò a dare chiaramente sul possesso stretto, e anche i passaggi andrebbero un po' sistemati, però ragazzi, tutto purtroppo non si può avere o lo facciamo veloce o lo facciamo tecnico, quindi diciamo che preferisco però più avere un giocatore veloce, perché tanto bene o male non è un regista o un mediano che deve far ripartire l'azione, quindi i passaggi possiamo un pochino, diciamo, anche lasciarli da parte. Gli ho dato tra l'altro seconda punta come posizione aggiuntiva, quindi farlo giocare anche da seconda punta sicuramente è top, forma incrollabile, e queste, ragazzi, sono le sue abilità: colpo di testa, giro a distante, tiro di collo, tiro a salire, lancio lungo, finalizzazione acrobatica, tiro di prima, istinto del gol, dominio palle alte, quindi top, sicuramente fa anche gol di testa, e spirito combattivo, quindi sicuramente uno che cerca anche di recuperare palloni. Abilità aggiunte: rimbalzo interno, passaggio filtrante, cross calibrato, quindi interessante cosa si dovesse trovare sulla fascia, esterno a giro e riserva di lusso. Ragazzi, riserva di lusso la volevo perché comunque, come già detto, in rosa ho anche altri attaccanti molto molto forti, di conseguenza qualora decidessi di farlo entrare dopo, è ovvio che ci deve avere quel qualcosa in più magari rispetto a chi stava giocando. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti, mi raccomando, che ne pensate, voi che avete preso, magari possiamo anche scambiarci delle opinioni in merito. Io vi saluto e vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Talan, ciao!